Questa singola funzionalità potrebbe essere così devastante da far fallire il progetto del mio videogioco, e se pensate che stia esagerando, seguite il video fino alla fine, perché questo discorso sarà una sequenza di tanti piccoli fatti che, una volta messi insieme, faranno emergere un panorama non proprio piacevole. Ma perché sto facendo questo video? Semplice, ho paura e ho bisogno del vostro aiuto per capire come uscirne. In altre parole, la mia è una disperata richiesta di opinioni nei commenti del video. Dunque, cominciamo dall'incomincio e giuro che sarò rapidissimo. Innanzitutto, com'è nata l'idea del gioco? Dovete sapere che sono alcuni anni che porto avanti il progetto di scrittura di una saga di libri fantasy dal titolo La Forgiatrice di Lame, e il progetto sta andando bene, ci sono già 3 libri, più o meno. Ma visto che ho il culo in fiamme, non mi bastava. Volevo qualcosa che mi desse la possibilità di mettere insieme la mia passione per il disegno, la composizione musicale e per la narrativa. E in passato ho già avuto esperienza nello sviluppo videoludico, perciò il passo sarebbe stato breve. L'idea di creare un videogioco mi avrebbe permesso di presentare la storia del libro in modo più fruibile da chiunque e, chissà, magari anche di avvicinare un pubblico più ampio. Ma quindi, com'è stato concepito il gioco? Finora ero convinto che un gioco RPG con vista dall'alto, con una grafica carina e una storia simpatica, potesse essere sufficiente per reggere l'impianto ludico del gioco, ma ora non ne sono più così tanto convinto. In fondo, la storia della Forgiatrice di Lame non è metanarrativa come one shot, non può dipendere fortemente dalle scelte del giocatore come Undertale, che pure non si basa esclusivamente sulla trama, né è una storia che si presti a diventare un romanzo interattivo con delle virate vagamente erotiche. Perciò, ecco la mia prima conclusione. La storia su cui il gioco sarà basato non si può cambiare, il gioco, invece, sì. Ed eccoci arrivati alla domanda più importante di questo video, quella che mi ha fatto sprofondare in questo abisso di dubbi e recalcitranze. Perché non ti sei ancora iscritto al canale? Se è vero che il mio tipo di trama non è in grado di configurare da sola un genere di videogioco sufficientemente intrattenente, cosa devo aggiungere nel gioco affinché lo diventi? Ora, io mi sono dato una possibile risposta, ma è proprio questo il problema, e cioè che quello che penso di essere obbligato a introdurre nel mio videogioco potrebbe condurlo inevitabilmente alla disfatta, e questa cosa è il sistema di combattimento. Eh sì, perché che diamine di RPG sarebbe senza combattimento? Cioè, come gestirei altrimenti gli scontri fra i nemici che pure nel libro ci sono? Ma allora, perché questa funzionalità sarebbe potenzialmente distruttiva? 5 punti. 1. È dannatamente difficile da programmare. Eh sì, perché è vero che sto imparando a sviluppare giochi, però sono alle prime armi e Cristo che paura! 2. Realizzare un sistema che sia semplice, efficace e divertente è un lavoro enorme, con il rischio di ottenere qualcosa comunque di deludente. Poi il bilanciamento, e con questo mi riferisco anche a tutti i modi in cui il sistema potrebbe rompersi e finire per comportarsi in modo completamente diverso da come avrei immaginato. E tenere una marea di cose in considerazione, quali quelle che servono per regolare un sistema del genere, diventa esponenzialmente più difficile. 4. Il tempo. Sviluppare tutto ciò richiede un investimento enorme di tempo e fatica. E infine, lo scoraggiamento. Mettetevi nei miei panni. Lavorare per mesi e mesi a un sistema del genere, insieme a tutte le difficoltà, al lavoro, alla vita privata, e avere nel frattempo pressoché zero gratificazione dall'esterno. Capite bene che, per quanto io possa essere perseverante e caparbiо, il rischio di mandare tutto in vacca è un fattore non ignorabile. E ora che abbiamo il quadro concettuale dei problemi, capite la vera ragione del titolo del video. Però il video non finisce affatto qui. Anzi, il bello arriva adesso, perché in questi giorni non mi sono mica limitato a cercare i problemi, ma ho provato a formulare tante soluzioni. Arriviamo dunque alla polpa del video. Dirti di iscriverti al canale. No, cioè, anche, ma passiamo alla mia proposta per il sistema di combattimento. Procediamo così. Io vi presento nel modo più ordinato possibile l'idea che ho ipotizzato per il sistema di combattimento nel gioco. Voi, alla fine del video, passate con un rullo compressore a criticare nel modo più severo possibile la mia ipotesi. Sono sicuro che saprete darmi dei buonissimi consigli, e sentitevi liberi di proporre idee alternative, sia che riguardino singoli punti sia l'impianto generale. Sono qui per questo, d'altronde. Cominciamo quindi dalle caratteristiche ipotetiche e dividiamole in le caratteristiche che il sistema dovrebbe adottare per forza, quelle che non sono adottabili, quelle che vorrei adottare e quelle che preferirei non adottare. Cominciamo dalle caratteristiche che il combattimento dovrà avere per forza. 1. Dare spazio alla colonna sonora. Sì, perché il sistema di combattimento è un'occasione perfetta per collocarci musiche di temi di battaglia dei boss, dei nemici, e questa cosa mi piace un sacco. Molti dei personaggi hanno già dei loro temi musicali, quindi sarebbe molto figo avere un sistema che permetta di piazzarci musiche molto dinamiche ed energiche. 2. Deve essere un sistema a turni, perché sistemi ad azioni in tempo reale sarebbero troppo difficili da gestire, oppure verrebbe fuori una cosa troppo banale, e poi non sono compatibili con il primo punto.
La distanza è il raggio d'azione, nel senso che questo combattimento a turni dovrebbe vedere personaggi e nemici collocati a delle distanze e che queste influiscano sulle tattiche di attacco e sulla strategia generale. La diretta conseguenza di ciò è che i personaggi dei NPC dovrebbero avere la capacità di muoversi all'interno del campo di battaglia. Ma perché questa scelta dovrebbe essere obbligatoria? La ragione è di trama e riguarda i due protagonisti. Ako combatte corpo a corpo e col suo potere d'indole, la magia, non è in grado di attaccare oltre i 2-3 metri. Al contrario, Keiko tende sempre ad attaccare a distanza e il suo uso della magia si concentra sulla manipolazione telecinetica di oggetti a distanza o il lancio di oggetti e armi. Per questo il concetto di spazio è un fattore che potrebbe connettersi fortemente con le regole del combattimento della storia. Passiamo ora alle caratteristiche da escludere a priori dal sistema di combattimento. 1. La scelta dei personaggi giocanti. Questa in realtà non è nemmeno una scelta. Nella storia gli unici personaggi di cui si seguono le vicende sono Keiko e Ako, al massimo con l'aggiunta di Larò nella parte centrale del gioco. Per il resto non sarebbe possibile costruirsi una squadra come sul modello di Pokémon, per esempio. Tipi, elementi o classi. Semplicemente non avrebbe senso, visto che non si possono scegliere i personaggi in squadra, né il concetto di elemento è qualcosa che esiste nel mondo narrativo. Ci sarebbe il concetto di natura, certo, ma è una cosa molto diversa che non ha praticamente alcun impatto nella storia della Forgiatrice di Lame. E infine, sicuramente le mosse non possono essere tante, ma semplici. Facendo di nuovo riferimento ai giochi Pokémon, nel mio caso non avrebbe senso un catalogo enorme di mosse da far imparare ai personaggi e da dover poi selezionare. Anche qui, semplicemente perché non funziona così il combattimento nel mio mondo narrativo. Finito anche questo elenco, vediamo le caratteristiche che, almeno per il momento, mi piacerebbe adottare all'interno del sistema, cominciando da quelle più importanti fino a quelle più marginali. 1. L'iscrizione al mio ruolo del tempismo. All'inizio avevo scartato questa ipotesi poiché sarebbe stato più difficile da programmare, però sto pensando sempre di più che sarebbe una bella aggiunta. Fare in modo cioè che i personaggi, dopo aver selezionato una mossa con cui attaccare, debbano svolgere un micro minigioco di tempismo per effettuare effettivamente l'attacco oppure potenziarlo, avere dei bonus e infliggere così danni maggiori. Questo creerebbe più dinamicità nel sistema che renderebbe più reattivo e meno noioso il combattimento. Reazioni agli attacchi nemici. Stavolta il riferimento è Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser, che sto rigiocando sul mio Nintendo DS proprio in questi giorni per ragioni di studio. In quel gioco, infatti, quando è il turno di un nemico non si è destinati a subire passivamente l'attacco come in Pokémon, ma lo si può attutire e respingere finanche a contrattaccare, arrivando al punto che il nemico perde punti vita pure quando è lui stesso ad attaccare. Questa idea mi piace perché elimina le attese, i momenti morti tipici dei turni degli RPG. Inoltre sposta di più il centro sulle capacità del singolo giocatore piuttosto che sulla casualità e sui giochini di statistiche. Corrispondenza fra personaggi giocanti e mosse d'attacco. Immaginavo di dare delle mosse di base pressoché comuni a entrambi i personaggi, vale a dire gli attacchi fisici con armi. Per le mosse di categoria magica, invece, pensavo di differenziare le mosse in modo che queste possano riflettere il reale uso che i personaggi fanno della magia anche nella trama del romanzo. Infine, gli stati di alterazione. Sapete, no? Bruciato, paralizzato, brainrottato. Sarebbe una funzionalità secondaria, però potrebbe rendere i combattimenti più interessanti, oppure troppo complessi? Chissà. Infine, vediamo le caratteristiche che vorrei evitare di inserire nel sistema di combattimento per ragioni più o meno soggettive. Il concetto di una sola azione per turno, perché in un sistema dove è necessario muoversi non si può usare tutto il proprio turno solo per attaccare oppure per muoversi, perciò pensavo di dare 2 spazi di azione per turno in cui poter usare 2 tipi di azioni diverse. Il fatto che gli stati di alterazione permangano oltre il combattimento. Avete presente quando il vostro Pokémon è stato avvelenato e lo schermo decide di farvi venire l'epilessia? Non mi piace. E per concludere, preferirei non avere un'influenza eccessiva del fattore di casualità. La casualità ci deve essere per forza, certo, ma per i punti che ho già citato prima, vorrei che questa fosse sempre in qualche modo contrastabile. In altre parole, quello che deve fare la differenza vera fra la vittoria e la sconfitta non voglio che sia la casualità, bensì le capacità strategiche e di tempismo del giocatore. Bene, ma adesso che abbiamo detto tutto questo, che si fa? Beh, in realtà io ho già fatto un'ipotesi che mette a sistema tutto quello che ho detto. Una prima bozza di interfaccia di scena di combattimento col sistema di funzionamento delle armi, delle statistiche dei personaggi, delle mosse, eccetera, eccetera. Però questo video è diventato già troppo lungo, perciò ho deciso che dedicherò un video a parte per questa specifica cosa, che uscirà nei prossimi giorni. Nel frattempo però abbiamo parlato di moltissime cose, quindi fatemi sapere la vostra nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale per supportare il progetto e seguire gli sviluppi sofferti di questo maledetto videogioco e, se non è chiedere troppo,
Mettetelo un mi piace, condividete il video con gli amici e dai. Non mi dilungo ulteriormente, sapete cosa fare, vi aspetto nei commenti. Ciao!